Benvenuti sul mio canale di Luna Dolce Riflessi. Vi faccio vedere lo snood indossato che io adoro. Questo sciarpone che è chiuso, non è aperto, lo possiamo avvolgere 2 volte sul collo e poi possiamo coprirci come un cappuccio. Vedete, è fantastico, veramente mi piace tanto. Poi con questo filato Atala che è caldissimo e morbidissimo, poi possiamo metterlo giù e abbiamo uno sciarpone grande. Io l'ho realizzato in 3 colori, mi piace molto. Voi potete realizzarlo con un solo colore o con 2, con 3 o come volete voi. Allora passiamo subito a vederlo da vicino e poi al tutorial. Andiamo a vedere da vicino il nostro snood, veramente molto bello e caldo con questo filato. Possiamo scegliere altri colori come il verde, le tonalità del rosa e del viola, veramente ce ne sono tanti di colori, ne sono 11 del filato Atala, per cui potete decidere un solo colore, anche 2 o anche 3, questo dipende da voi. Io ne ho realizzati, ho preso insomma 3 colori che sono il panna con il grigio e il nero, che poi vi lascio sotto i link del filato, che sono l'Alaska, il Londra e poi Coke, per cui questi sono i colori che trovate nel sito di Filati Discount. Allora, è facile da realizzare, è super veloce, caldissimo. Vi do subito le misure in maniera che se volete utilizzare un altro filato di Filati Discount, insomma, lo potete adattare benissimo. Allora andiamo a vedere subito le misure. Allora, questo sono circa 34 centimetri e la larghezza da aperto, poi ve lo faccio vedere nel tutorial da aperto, ma da chiuso sono circa 64 centimetri. Allora, è super facile da realizzare, non ci sono problemi diciamo di memorizzare il punto perché è semplice. Vi farò vedere come agganciare il colore, come realizzare la chiusura. Allora passiamo subito al filato e poi al tutorial. Il filato scelto è Atala, questo è il color Londra, ha 52% di alpaca, il 34% di acrilico, il 14% di poliammide, sono 100 metri, consigliano i ferri dall'8 al 9, all'uncinetto dal 6 al 7, sono 50 grammi a gomitolo. Color Coke, color Alaska, uncinetto 7. Inizierò il tutorial con un altro colore, questo è il color Tokyo, veramente molto bello. Allora, per avviare la nostra sciarpa dobbiamo avviare 30 catenelle più una, per cui è un multiplo di 5 più una. Adesso io vi sto facendo vedere un campione perché è semplicissimo. Avviato le nostre catenelle, mi alzo di 3, 1, 2 e 3. Questa corrisponde, queste 3 catenelle, a una maglia alta. Conto 1, 2 e 3, prendo il filo, entro nella catenella e realizzo 4 maglie alte sullo stesso punto. Questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta e abbiamo concluso. Ora mi alzo di 1, 2, 3 catenelle e entro sempre nello stesso punto, prendo il filo e entro nello stesso punto, in questo modo. Eccolo qui. Ora andiamo a contare 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo il filo e vado a lavorare la stessa sequenza, 4 maglie alte, questa è la terza e la quarta, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado a chiudere con una maglia alta nello stesso punto. Conto ancora 5, metto bene le catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5.
Ancora la stessa sequenza, per cui abbiamo una maglia alta, la seconda, la terza e la quarta maglia alta. Conto 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado a chiudere nello stesso punto, maglia alta. Adesso ci restano 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado a chiudere con maglia alta e abbiamo concluso la nostra riga. Ora mi alzo di 1, 2 e 3 e volto il lavoro. Ora noi dobbiamo andare a lavorare non questa maglia alta, ma la prima maglia alta del gruppo di 4 del ventaglio, per cui la prima maglia alta del ventaglio. Prendo il filo e tutto da capo. Faccio la stessa sequenza di 4 maglie alte, sempre 4 maglie alte, questa è la terza e la quarta. Realizzo le 3 catenelle, 1, 2 e 3. La sequenza resta sempre la stessa. Adesso prendo il filo, entro sempre nello stesso punto e vado a realizzare una maglia alta. Adesso dove vado? Vado sempre dove c'è il ventaglietto, la prima maglia. Per cui ricordiamoci, ventaglio, prima maglia, non si può sbagliare. Sempre 4 maglie alte. La terza e la quarta, 3 catenelle, sempre, mi sposto un pochino, prendo il filo e entro nello stesso punto. Ora prendo il filo, dove vado? Sempre dove c'è il nostro ventaglio, per cui la nostra maglia alta, la prima. Entro nella prima e lavoro sempre la stessa sequenza, per cui è un punto facilissimo, super facile, si memorizza e veramente con questo filato non occorre fare punti molto complicati. 3 catenelle dopo le 4 maglie alte, entro sullo stesso punto e realizzo una maglia alta. Sposto un pochino così si vede meglio. Come vado a concludere la nostra seconda riga? Prendo il filo, entro nella terza catenella che abbiamo fatto in precedenza, maglia alta, 3 catenelle e giro il lavoro. Girando il nostro lavoro faccio sempre la stessa cosa, dove vado a lavorare sempre sul ventaglio, la prima maglia, ventaglio, prima maglia. Faccio sempre la stessa sequenza fino ad arrivare a un'altezza D. Allora, quando dobbiamo agganciare il filo, adesso vado a sciogliere e dobbiamo agganciare un filo diverso. Ora ne prendo uno e vi faccio vedere. Prendo il color Trento. Allora, cosa vado a fare? Nel frattempo che vedete io qui devo concludere la maglia alta, prendo il filo e lo faccio passare e ho concluso la maglia alta. Il filo questo che dobbiamo poi tagliare e il filo corto del verde li prendo, li metto dietro in maniera che quando vado a realizzare la catenella li blocco, realizzo la catenella, la seconda e la terza. Cosa faccio con questi fili? Allora, adesso io volto il lavoro, questo lo vado poi a passare in avanti, passandolo con l'uncinetto fino a passarlo ad incastrarlo bene. Questo posso passarlo tramite le catenelle, in questo modo lo passo, lo taglio e lo passo tramite le catenelle e lo blocco poi lavorandoci sopra, per cui siccome è un filato molto diciamo ecco peloso diciamo così in questo termine,
Ovviamente si incastra bene, quando si lava rimane bello incastrato. Noi lo portiamo avanti questo filo avanti e indietro fino a bloccarlo. Quando poi andiamo a lavorare il nostro ventaglio sopra già lo blocchiamo da qui, ok? Poi lavandolo le fibre si aprono e comunque non si scioglie assolutamente. Per il verde invece lo portiamo in avanti, come in questo caso lo andiamo a portare in avanti e poi lo fissiamo dietro, semplicissimo, super semplice. Adesso ho lavorato il color Londra, poi ho lavorato il panna, ovviamente va nascosto, io non ve l'ho fatto vedere il panna perché poi alla fine con il bianco e bianco era un po' difficile farvelo vedere, per quello che ho utilizzato i colori e poi ho utilizzato il nero, eccolo qui, che ora devo tagliare insomma i fili. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo unire le nostre parti, ok? Adesso vi do la lunghezza, ma io ho lavorato tutto il gomitolo. Ho lavorato tutto il gomitolo del Londra, dell'Alaska e poi del Coq, ecco, per cui il nero, il panna e il grigio. Allora, adesso vi do le misure in maniera che se utilizzate un altro filato di filati discount, voi avete almeno le misure per poter poi realizzarlo comunque. Allora, andiamo a vedere un colore quanto misura all'incirca sui 42 centimetri, per cui tutto, andiamo a misurarlo tutto, sono circa sui 130-132 centimetri. Ovviamente lo dobbiamo chiudere perché poi comunque adesso lo misuro, cede anche un pochino e poi dipende anche dalla tensione. Già vi ho dato le misure all'inizio, ma ve le ridò di nuovo visto che poi me le chiedete spesso. È 30, larghezza 34 centimetri. Adesso lo dobbiamo chiudere. Allora proviamo a chiuderlo con l'uncinetto senza usare l'ago. Allora cerchiamo di chiuderlo con l'uncinetto senza l'utilizzo dell'ago. Allora vediamo, adesso noi dobbiamo riniziare la nostra riga. Certo con il nero non è facilissimo, abbiamo comunque, sapete i punti adesso a memoria, ci alziamo di 1 2, la terza catenella la vado a chiudere insieme, passo il filo dalla parte opposta così non lo voglio dietro, in questo modo, e vado a realizzare una catenella e mi sono agganciata. Adesso io devo rifare qui il punto alto. Adesso prendo il filo e andiamo a lavorare la nostra maglia alta, la prima, la seconda, la terza e la quarta. Mentre vado a chiudere la quarta mi aggancio proprio al centro, facciamo così, prima mi aggancio e poi prendo il filo e vado a chiudere in questo modo. Non è proprio facilissimo, però 1 2 e 3 sono le nostre catenelle, entro nello stesso punto e vado a lavorare maglia alta. In questo caso andiamo a controllare, credo che è perfetto, si può fare benissimo, così ci agganciamo e non dobbiamo sinceramente fare ulteriormente cucitura. Allora prendo ancora, sembra che funzioni, per cui lo sto facendo con voi, vado sul punto successivo e dobbiamo fare le nostre 1 2 3 ops e 4. Prima di concludere la quarta dobbiamo andare al ventaglio, quello centrale, che è questo, eccolo qui, cui passo il filo in avanti come abbiamo fatto prima, entro con l'uncinetto proprio al centro e passo con una maglia bassissima, vado a 1 2 e 3 e concludo. Direi che funziona. Allora proseguiamo in questo modo fino a concludere. Ecco qui, ho terminato, è bellissimo ed è morbido. Andiamo a vedere la cucitura per curiosità e va benissimo anche la cucitura, in maniera che l'abbiamo fissata bene con l'uncinetto, non dobbiamo andare a cucire punto per punto, ci va bene anche in questo modo, vedete?
Come vedete è semplice da realizzare. Io ho scelto 3 colori, ma voi potete scegliere altri colori o anche un solo colore. A me piaceva tantissimo realizzarlo in bianco e con il nero e con il grigio, fare qualcosa anche di diverso. Allora andiamo a nascondere tutte le codine che abbiamo e andiamo a tagliare i fili e il nostro snood è pronto, facile da realizzare. Allora io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, facilissimo, con questo filato super morbido. Allora ci vediamo ai prossimi tutorial, sempre di lunedì e venerdì. Seguitemi anche nel blog, vi lascio sempre sotto tutti i link e nel gruppo di Facebook. Un bacione a tutti e ci vediamo presto. Baci!